Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, io sono troppo contenta, io sono troppo felice, ragazzi. State facendo dei lavori enormi, cioè avete creato qualcosa di straordinario. Avete visto che gli ultimi 3 podcast, Magia Pratica 1, 2 e 3, sono proprio uno tsunami coscienziale, animico, uno tsunami veramente straordinario. Mi state scrivendo delle mail straordinarie e alcune ho scelto di non leggerle pubblicamente perché è una cosa molto intima. Però veramente avete tutti gli strumenti e potete fare qualunque cosa e quindi io invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi con un caloroso studia, studia, perché veramente state facendo cose incredibili. Quindi ragazze mie e ragazzi, allora, giochiamo seriamente, qua si gioca solo seriamente, il gioco è una cosa seria. Allora, studiate i contenuti delle playlist, risvegliare la coscienza e l'arte del vivere. Se volete potete anche iniziare dagli ultimi 3 podcast che ho messo nella playlist l'arte del vivere. Tanto ci sono anche sotto l'info box in descrizione. Allora, Magia Pratica 1, Magia Pratica 2, Magia Pratica 3. Cioè vi state rendendo conto di che vuol dire accogliere gli dei? State iniziando a vivere con gli dei. Quello di cui la società ha paura, vivere con gli dei perché ha paura delle proprie emozioni, ha paura dell'anima, ha paura della notte, ha paura, non avete più paura. E in quest'ultimo video di Magia Pratica 3, dove vi ho descritto la mia pratica per allenare i sensi sottili, è una delle tante pratiche, attenzione, tanto ho tutta la vita per farvi podcast, conferenze, poi andiamo, poi pian piano, tanto io mi lascio guidare dal mio sé superiore che mi apre la strada. Quindi quella è una delle pratiche, quella del Amaterasu o Omikami. È una delle pratiche più congeniali rispetto a tutto quello che ho imparato da Steiner, dalla filosofia tolteca, da Castaneda, dall'allieva di Castaneda, Florinda Donner, dalle grandi tradizioni esoteriche di tutto il mondo. Quello è dello sciamanismo giapponese, questo Amaterasu o Omikami. E siccome da tutta la conoscenza che ho prendo spunto di quello che mi può servire in quel momento per aprire i canali e istintivamente, cioè velocemente, quei canali che vi vengono aperti dalla conoscenza spirituale, dagli occhi spirituali, vi servono ad accedere alla vostra memoria akashica, cioè alla memoria del mondo, alla memoria, sapete cos'è l'akasha? Che è praticamente un serbatoio di tutte le informazioni contenute nel mondo, delle tue azioni passate, presenti e future, che poi non c'è un passato, un presente e un futuro. L'anima vive in un eterno presente. Tutte le incarnazioni sono qui adesso. Cioè quello che sei stato nel 1100, quello che sei stato nella preistoria, lo sei adesso. Va bene? La misura di quello che sei adesso te lo dà il tuo karma. E vabbè, non mi metto a fare un podcast adesso. Quindi non c'è un modo giusto o sbagliato di fare la pratica di portami con te, resta con me. Non c'è un modo giusto o un modo sbagliato. Se voi dite sto facendo bene, sto facendo male, quella è la mente razionale che vuole analizzare le cose, no? Ecco, noi qua ci stiamo educando a mettere questa mente benedetta razionale, questo ego al palo. Quindi la dissoluzione dell'io, della mente razionale, è la morte in vita, come direbbero gli sciamani, che non è proprio la morte in vita dello sciamano, però è l'inizio di questa iniziazione. Quindi la dissoluzione dell'ego, la dissoluzione dell'io e serve affinché voi vi sentiate parte di tutto. Cioè all'interno di voi coesistono gli spiriti. Il soggetto, l'ego, è un'illusione, è un burattino. Cioè noi siamo dominati da forze incredibili che non hanno niente a che vedere con questa statuetta dell'ego, questo soggetto dell'ego. Quindi quello che io volevo dire è che noi siamo una coralità di spiriti.
Siamo una coralità di spiriti, dentro di noi c'è lo spirito del bambino interiore, lo spirito del genio, lo spirito della bellezza, lo spirito della parola, lo spirito dello sciamano, lo spirito del mago, lo spirito romantico, tutti gli spiriti. Quando parliamo di spiriti sono forze, c'è la forza del bambino, la forza dello sciamano, sono forze. Quando parliamo di spiriti o di divinità, va bene? È un sistema complesso, che non significa difficile, complesso perché? Perché è il tutto nella parte e la parte nel tutto. Quindi dentro di te ci sono tutti questi spiriti, queste forze, questi dei, chiamiamoli come vogliamo. Siamo una coralità. E quindi quando tu ti affidi allo spirito del tramonto piuttosto che allo spirito del pino, come vi ho insegnato in quel video Magia Pratica 3, tu senti che tu ti dissolvi con loro, non sei sola o solo. E quando tu dici Amaterasu o Omikami, tu ti reintegri, tutti gli spiriti si reintegrano. Tu sei una coralità. Morte e vita sono simultanei. Come dicono anche i buddisti, anche nel libro tibetano del vivere e del morire, che lo lessi tanti anni fa quando facevo naturopatia, il morente e il vivente sono simultanei. Noi ogni secondo moriamo e viviamo, cioè moriamo quando ispiriamo, la creazione si ritira, quando ispiri ed espiri, la creazione si crea. Lo spiega bene, ma in modo complicatissimo, Elena Blavatsky nella Dottrina Segreta, la madre della teosofia. È un libro complicatissimo. Solo chi è per livelli avanzati suggerisco che ha studiato da anni e anni di leggere anche la Blavatsky. Come vedete non ve l'ho messo nei libri consigliati la Blavatsky, proprio perché è complicatissimo. Complicatissimo se non si è allenati prima un po' ai concetti spirituali. Quindi quando la creazione si forma in questo modo, tu inali ed esali. A ogni inalazione la creazione si ritira, il vuoto. A ogni esalazione c'è la realtà fenomenica, quello che si crea. E tutto così su vari passaggi. Lo spiega anche le Sefirot, la Kabbala ebraica, quindi io cerco di portarvi a voi tutta la mia conoscenza, che poi la conoscenza è qualcosa di vivo, vivo. La conoscenza è viva, si alimenta, si trasforma, cresce, quindi cerco di portarvi tutte le informazioni che ho in modo più semplice possibile. Però vi dico sempre che allenarsi anche a comprendere concetti difficili per la mente razionale significa iniziare ad avere anche più vocaboli, e quindi più vocaboli hai, più il tuo mondo si espande. Come vi ho spiegato anche in un post sul mio Instagram, Taromantic21, sul principio cardine della scuola iniziatica. Più tu apri, impari nuovi vocaboli, più il tuo mondo si espande. Pensa se conoscessi soltanto la parola tavolo, sedia, finestra, gatto, cane, albero. 6 parole. Il tuo mondo sarebbe fatto di 6 parole. E quindi quando vedi altre cose non sai come riscriverle, sai solo 6 parole. Vi spiego questo è il senso. Quindi imparare, comprendere concetti che per la tua mente razionale sono ostici. Perché sono ostici i concetti spirituali per la mente razionale? Perché la mente razionale è una scatolina o una diga, come vi ho detto nel video Magia Pratica 1. Quindi non può comprendere cose che non sono misurabili, prevedibili e governabili. Quando parliamo di concetti spirituali, quando parliamo di spirito, anche dire concetto spirituale è un ossimoro un po', cioè un'antitesi. Dobbiamo utilizzare la mente artistica, come la chiamava Steiner, la mente poetica, come direbbe Selene, la sovramente, come direbbero gli antroposofi, ecco appunto. Quindi che abbiamo tutti, va allenata, come con le pratiche che facciamo. E quindi stavo dicendo che il video Magia Pratica 3, dove parlo dell'apertura del terzo occhio, è uno dei tanti, un metodo di apertura. Iniziare a dissolvere l'io, perché se quest'io, se quest'ego blocca la percezione e tu non vedi niente. E poi il linguaggio con il quale si esprime l'anima sono immagini ed emozioni. Immagini ed emozioni.
iniziare a sviluppare la vista del terzo occhio, prima di tutto impariamo a dissolvere l'io. E poi ci sono anche altre pratiche per vedere quarta e quinta dimensione. Però iniziamo a dissolvere l'ego con quella pratica che vi ho detto di fare. Sentite gli spiriti dissolversi con voi, riunirsi a voi. Voi siete la coralità, voi siete il cielo, voi siete il mare, voi siete la terra, voi siete gli alberi, voi siete gli uccelli, voi siete gli animali, voi siete tutto. La vostra coscienza è tutto. Vi ricordate il film Lucy? Che ve l'ho consigliato nei film sul post in community di Taromantic qui. Il film Lucy, quando alla fine gli chiedono dove sei, e lei dice io sono ovunque. Quando alla fine vabbè, non voglio spoilerare il film, che bellissimo. Insieme a Interstellar, è uno dei film veramente pazzeschi, proprio tra i miei film preferiti proprio in assoluto Interstellar e Avatar. Allora, vi stavo dicendo, noi siamo ovunque, la nostra coscienza è ovunque. A cosa ci serve questa dissoluzione e reintegrazione? A sentire che siamo ovunque, a non avere paura di quello che c'è oltre la mente razionale, quindi a morire in vita, la morte dell'io. Mi spiego? Ok, quindi studiate ragazzi miei, studiate e praticate. La natura è la nostra madre terra, è la nostra insegnante. Tutto in natura è metamorfosi. Tutto è metamorfosi. Non esiste morte. Esiste un'unica vita e tante incarnazioni. Quindi va bene, non mi dilungo se non inizio a fare di nuovo un podcast. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, facciamo 3 varianti per vedere questa meravigliosa settimana. Faccio gli auguri a tutte le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro, comunque. No, perché io ho varie amiche e amici. Mia madre è cancro, quindi che in questi giorni fanno il compleanno, l'hanno già fatto. Quindi siamo in vena di festeggiamenti, di celebrazione, di bilanci animici, ecco. Quindi auguri a tutte le mie ragazze e i miei ragazzi. Ora facciamo 3 varianti. Sì, Francesca, devi fare 3 varianti. Ok, faccio 3 varianti. Metteremo l'oracolo delle porte per tutte e 3 le varianti. E poi sull'amore i miei infallibili oracoli, lui lei, che ti dicono senza lasciare spazio al dubbio qualsiasi cosa sull'amore, sia che tu sia single sia che non ci sia ancora nessuno, quindi sia che tu abbia una persona di interesse. E per tutte le ragazze nuove, i ragazzi nuovi che me lo chiedete, però io cerco di dirlo ogni video quando mi ricordo, come vedete mi sto ricordando. I miei oracoli lui lei sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Ok. Allora ragazzi, partiamo ragazzi, va bene, facciamo le varianti. Allora, e mo dove le metto? Perché voglio spostare, ok. Allora, vediamo un po' cosa ci dicono, poi ci orientiamo, situazione generale, amore, lavoro, vediamo cosa ci dicono. Allora, mettiamo prima variante, seconda variante, terza variante. Ok. Allora, escono fuori sopra i numerini, escono sopra i numerini. Penso che metterò i numerini, oppure mettiamo qualche altro simbolino, non lo so. Allora, i numerini che usciranno, i simbolini che usciranno, fatevi ispirare ragazzi miei, scegliete. Potete sceglierne anche più di una, guardarle tutte e 3 insieme come fosse una variante unica e lasciatevi sempre ispirare, ok? E partiamo dalla prima variante. Queste le mettiamo la prima qua, la seconda qua, eccola qua, ok, seconda e terza. Allora, ragazzi miei ragazzi, andiamo un po' a vedere qual è la situazione di questa settimana generale e poi vediamo come ci lasciamo ispirare. Settimana che va dal 1 al 7 luglio.
La porta dell'aria, qua vedo comunicazioni, le nuvole che si diradano. Se c'erano delle situazioni un po' offuscate, nebulose, si diradano. Questa porta dell'aria mi parla anche di segni d'aria o di ascendenti in aria, e puoi essere tu. E mi dicono, al di là del segno, mi dicono che situazioni nebulose si schiariscono grazie a comunicazioni su più ambiti. Situazioni un po' grigie, un po' nebulose si schiariscono, le nuvole si diradano. Ok. Allora, vediamo un po' di cosa mi parlano. Vediamo un po' di cosa mi parla questo diradazione delle nuvole. Per le mie ragazze e i miei ragazzi della prima variante, in generale, vediamo un po'. Vedi 8 di spade e c'erano situazioni bloccate che si sbloccano. Che ti ho detto? Ok. 7 di coppe. E il 3 di denari. Situazioni sul lavoro che erano bloccate, situazioni sul lavoro dove vedevi mancanza di intendimento si sbloccano, dando vita a nuove opzioni. Allora, qua ci sono situazioni che erano bloccate, 8 di spade, che lasciano il posto a delle soluzioni. 3 di denari mi parla di energia che coopera tra di sé, tra di loro. Persone che cooperano tra di loro, ti vedo impegnata sul profilo lavorativo o su ciò che riguarda i tuoi hobby. Molti di voi mi scrivete sono in pensione, ho degli hobby. Ok, situazioni che erano un po' bloccate. Vedo che il potere dell'immaginazione del 7 di coppe ti vede impegnata su cose che ti appassionano, va bene? Quindi situazioni nebulose si aprono. Se c'erano dei blocchi comunicativi sul piano lavorativo o anche sul piano relazionale, che mi parlano anche di amicizie, va bene, i tuoi dubbi, se avevi dei dubbi inerenti a una situazione bloccata che ti davano un po' di preoccupazioni o di dubbi su situazioni bloccate che ti davano preoccupazioni emozionali, si sbloccano. 3 denari mi parla di cooperazione, va bene? Vediamo un po'. Due altre, cos'altro? 2 di denari, ti vedo molto impegnata o impegnato sul profilo lavorativo. Re di bastoni, assolutamente, guarda, se ti vedo impegnata, qua c'erano delle situazioni di blocco forse per tante cose che avevi da fare. E vedo che prendi energia, metti sforzo e impegno in ciò che ti appassiona, vedo cooperazione tra colleghi di lavoro, vedo situazioni che riesci a gestire in modo perfetto in questa settimana. Se hai più cose da fare, non sapevi come gestirle, vedo che hai tanta forza per gestire più situazioni. E vedo anche delle situazioni nebulose che magari non sapevi come gestire, più situazioni contemporaneamente, magari sul profilo lavorativo o altro. Vedo che te la passi alla grande, cioè sblocchi, ti vedo impegnata, impegnato sul profilo lavorativo, cose che ti appassionano. Vediamo un po', quindi mi parla, sì, cavaliere di denari, vedo sul lavoro, mi stanno parlando essenzialmente del lavoro qui, Magari c'erano delle situazioni che ti preoccupavano perché erano tante cose da fare o avevi delle scelte da fare sul lavoro, non sapevi che scelte fare. Vedo che con il re di bastoni, che tu sia uomo o donna, non importa, vedo che il re di bastoni è colui che ha tutto sotto controllo. Sarai anche leader di altre persone, ti mettere d'accordo su situazioni che erano bloccate o c'erano più cose da sistemare. Ok, vediamo il lato positivo per te. Il 6 di denari, infatti il lato positivo ci sono anche delle entrate grazie a buon lavoro svolto. Vedo che nel lavoro ci si intende, ci si viene incontro, c'è uno sblocco di situazioni che erano bloccate, magari per troppe cose da fare non saper cosa scegliere rispetto a determinate cose sul lavoro. Lato positivo è il 6 denari, e qua ci sono dei forzieri, una donna con dei forzieri prende delle monete d'oro. Vedo che il lavoro va bene in questa settimana, se c'erano dei blocchi assolutamente sì. Guarda, qua c'è la regina di bastoni. E questa sei tu, che sia uomo o donna, ripeto, non importa. Vedo che è tutto sotto controllo, lavoro, finanze, ci sono anche delle entrate per te. Vedo che tu risolvi dei blocchi che stavi attraversando, puoi attraversare in questa settimana relative a come devo gestire più cose. Ti vedo molto indaffarata, a un certo punto puoi avere un blocco, o lo puoi già aver avuto, o lo stai vivendo adesso. C'è uno sblocco, ok? Vediamo qual è la carta negativa.
Vedi, le tue preoccupazioni si diraderanno. 9 di spade, eri un po' preoccupato rispetto a questa situazione che ti ho descritto. Come faccio a gestire più cose? Mi vedo molto occupata, magari un responsabile, un capo che ti dà tanto lavoro da fare, ti vedo un po' bloccata su questo, c'è uno sblocco. Va bene? Situazioni che ti preoccupavano rispetto al denaro e ai soldi non ci sono più. D'accordo? Ok, vediamo un po', quindi mi hanno parlato già del lavoro, vediamo un po' qual è l'attitudine creativa. Talenti, capacità, tue, vediamo un po'. Per le mie ragazze e i miei ragazzi della prima variante, guarda un po', creatività, arte, bellezza e colori. Qual è l'attitudine creativa? Sì, creativa. Cosa vuol dire essere creativi? Essere creativi significa cooperare con il proprio spirito guida, con il proprio sé superiore, col proprio sposo celeste o la sposa celeste e lasciarsi guidare. Quindi essere creativi significa, come vi ho detto anche, ma non mi ricordo in quale podcast o video, ci sono gli dei naturali e i falsi dei, cioè i miti sociali. Quando noi cooperiamo con i miti sociali, realizziamo una mazza, scusate il termine, niente, non realizziamo niente. Quando cooperiamo insieme ai miti sociali, cioè insieme al mito del si dovrebbe essere, si dovrebbe fare, il conformismo in un determinato settore, ok, tu non crei niente di nuovo. Quando invece crei in alleanza col tuo spirito guida, il sé superiore, la sposa, lo sposo celeste, crei bellezza. Allora in questa settimana tu mi invochi il tuo sé superiore dicendo: mio sé superiore, mio sposo celeste o mia sposa celeste, guida le mie immagini, dammi forza e coraggio per manifestare la mia missione. Tu lo invochi e stai tranquilla. Abbi una fede impeccabile. Va bene? Ok. Quindi ragazzi e ragazzi, bellissimo. Adesso ci analizziamo, visto che non ci hanno detto niente, sull'amore. Allora, andiamo a vedere l'amore, lasciamoci la carta guida di questa settimana per te, la porta dell'aria, quindi si prefigura un'apertura comunicativa, un inizio di comunicazioni laddove non c'è ancora nessuno. Andiamo a vedere un po'. Allora, carta guida sull'amore. Carta guida sull'amore per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la prima variante o anche la prima variante, settimana che va dal 1° luglio al 7 luglio. Carta guida, e qua abbiamo un 7 di denari. Il 7 di denari mi parla può essere che stai già insieme a qualcuno, che va tutto bene, stai cogliendo i frutti, ci sarà buona comunicazione, della comunicazione, se stai già insieme a qualcuno. Oppure mi parla di un'attesa oppure una riflessione. Stai meditando su qualcosa, magari meditando su cosa dire, su come investire in un nuovo dialogo o come investire in una comunicazione, cosa dire, stai pensando a cosa dire. Oppure, se non c'è nessuno, ti vedo concentrata sul tuo lavoro, o concentrato sul tuo lavoro, sulle tue cose, sulle tue responsabilità. Qua abbiamo un 6 di bastoni, sì, e allora qua mi parla che stai bene, ok? Ti metti alle spalle delle difficoltà e quindi stai attendendo o l'amore o nuove comunicazioni da parte di una persona nuova o da parte della stessa persona con cui sei in connessione. Il 6 di bastoni mi parla di successo, di esito personale, su più ambiti, su più fronti. Ok, vediamo un po' cosa succede in questa settimana. Vediamo un po'. Allora, mettiamoci questi. Ok. Vediamo, amore. Stai attendendo comunicazioni. Facciamoci il taglio, amore. Qua, regina di denari, 4 di bastoni, ti vedo molto concentrata sulle tue cose, sulla tua casa, sui tuoi figli o sulle tue responsabilità di casa e di stabilità. Quindi regina di denari, 4 di bastoni, ti vedo che
hai molto a cuore le tue questioni personali, di stabilità, di casa. E qua per molti di voi sta andando già tutto bene in una relazione, in una convivenza, vedo che va tutto bene. Vediamo un po' che succede per chi sta già con qualcuno. E situazione attuale, positiva, negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il 4 di bastoni, l'asso di spade, 7 di coppe, gli amanti, 9 di spade. Per chi sta già insieme a qualcuno, io qua vedo che va tutto bene. Cioè, per chi sta già insieme a qualcuno, io vedo incontri anche, vedo stabilità, vedo ottima comunicazione, per chi sta già insieme a qualcuno. Invece, a linea generale, io qua vedo che una persona ti chiede un incontro, asso di spade, 4 di bastoni, che è proprio un incontro. Forse tu puoi avere delle opzioni, o ci sono state delle opzioni, situazioni di preoccupazione riguardo a che scelta fare in amore puoi aver avuto, o una persona può aver avuto, io qua vedo l'energia di qualcuno che può aver avuto preoccupazioni su che scelta fare in amore, ma io vedo che qua che la mente chiara parla per un incontro, che si è fatta una scelta, si decide di parlare per un incontro per maggiore stabilità insieme. Qua abbiamo l'energia dei gemelli, forte ascendente gemelli. Ok, o puoi aver avuto delle opzioni, o puoi avere delle opzioni. Io qua vedo un incontro con qualcuno. Vediamo un po'. Energia attuale. Regina di spade. Ok, allora io qua ti vedo decisa a fare dei tagli. Ho deciso a fare dei tagli. La regina di spade mi parla di colei che sa cosa vuole, decisa a fare dei tagli delle situazioni che non sussistono più nella sua vita, determinata a conseguire i propri obiettivi su diversi fronti, le idee chiare su che cosa vuole. Ti vedo con le idee chiare su che cosa vuoi. Vediamo al positivo cosa arriva. Al positivo vedo un 3 di coppe. Qua vedo nuovi incontri, vedo festeggiamenti. Sì, mi parla di nuovi incontri qua, soprattutto per le ragazze e i ragazzi che sono soli, single. Vedo nuovi incontri con cui inizieranno delle comunicazioni. Comunicazioni, nuovi incontri, apertura. Vediamo il blocco qual è. Il mondo. Il mondo mi parla di una nuova tappa della tua vita. Può darsi che tu conosca o abbia una persona che è all'estero o una persona fuori, una persona che è lontana da te a livello geografico e sei arrabbiata con questa persona, vedo che c'è una riconciliazione con questa persona. Oppure se sei single, il mondo mi parla di una nuova tappa per te a livello amoroso, conosci persone nuove in questa settimana, ti apri, vedo che ti apri qua al 3 di coppe, o anche con amici ti presentano qualcuno. Vedo che per te può essere un po' difficile proprio avere fiducia, no? Di nuovo fare questo passo, questa nuova tappa che è al blocco. Magari conosci una persona che è a distanza, questo ti può o hai conosciuto una persona che è a distanza, questo può un attimo metterti un po' sulla difensiva. Vediamo un po' che è successo nel passato. 9 di denari e il paggio di coppe. Qua hai avuto a che fare con una persona che probabilmente lavora a distanza o lavora fuori, o una persona che pensa molto a se stessa più che all'altro. E questo può darti un po' di mancanza di fiducia. Io qua vedo che c'è un paggio di coppe, quindi hai avuto qualcuno qui o c'è stato un corteggiamento. Non so se questa energia del 9 di denari sei tu che non dai troppo spago a questa persona, magari l'hai ritenuta un po' più immatura di te. Può essere anche più piccola di te o più immatura in senso animico. Quindi questa energia del 9 di denari che mi parla di un'energia di qualcuno che è più concentrato sulle sue cose. Puoi essere tu, o può essere una persona con la quale stai qua nel passato, nel recente passato in connessione, però è un po' più immatura. Hai conosciuto una persona e la stai vagliando, gli stai facendo lo scanner per alcune di voi? Vediamo che succede qua, prossimi 5-7 giorni, amore. L'imperatore, paggio di bastoni e il paggio di spade. Alcuni di voi hanno opzioni in questi giorni che vaglieranno dalla loro prospettiva.
abbiamo più opzioni, è possibile, dove tu però cercherai di mantenere un certo controllo, un certo autocontrollo. Quindi io vedo incontri con persone nuove, dove tu manterrai un po', gli farai lo scanner a queste persone nuove, o può essere una sola persona nuova o una persona, io credo una persona alla quale tu fai un po' di scanner, cercando di mantenere un po' il controllo. Questa persona è molto interessata a te, possibile segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, Vergine, o ascendente, o un segno d'aria, o può essere tu segno d'aria. Quindi io qua vedo in questa settimana possibilità di incontri o della stessa persona che mostra molto interesse nei tuoi confronti, ed è una persona che per molti di voi vuole fare sul serio. Però tu con la regina di spade qui, il paggio di spade qui, è come se stessi un po' sulle tue, magari non sei pronta a fare un passo, ancora stai aspettando per vagliare più situazioni, per vagliare un po' la cosa, sì. Vediamo chi viene dopo il paggio di spade. 2 di bastoni. Per alcuni di voi avete una persona a distanza che vi osserva, interesse, mostra molto interesse a voi nei vostri confronti, sì. Oppure al di là della distanza vi vedo piano piano aprirvi, non del tutto, perché vagliate le possibilità. Che scelta devo fare con questa persona o con più persone? Fatto sta che io qua vi vedo vedo una persona molto interessata a te. Per alcuni di voi che sono single, o al di là se siete single o meno, vedo persone interessate a voi che vi scrivono, vi mostrano interesse, e voi che ci pensate. Infatti abbiamo il 7 di denari, la porta dell'aria, che è comunicazioni, vagliate, sono pronta ad aprirmi, non sono pronta ad aprirmi, ok? Però vedo incontri, ricordiamo qua i 4 bastoni in incontro, e comunicazioni. Se avete sì, no, questo è il senso. Scusami, qua con l'aria condizionata perché fuori ci sono 40 gradi. Sì, non sapete se fidarvi, se aprirvi, il mi apro, non mi apro, però qua vedo la persona o più persone, ok? Andiamo a chiarirci adesso con i miei tarocchi, vediamo cosa ci aggiungono o cosa ci confermano. Regina di spade. Regina di spade, 10 di coppe. Diciamo che state godendo molto dei vostri amici o delle persone che amate intorno a voi, al di là se c'è una persona o meno con la quale siete in connessione. Vedo che state con la vostra famiglia, con i vostri figli o con i vostri amici più intimi. Sapete, avete le idee chiare di voler stare con le persone che condividono la stessa vostra frequenza e modo di vedere le cose e la vita. Vediamo questo 3 di coppe al positivo. Qua c'è il giudizio, ragazze, qua ci sono chiamate. Il giudizio mi parla di una resurrezione in termini amorosi, di una chiamata all'improvviso. Che dici se usciamo, che dici se ci vediamo, o magari i tuoi amici ti dicono usciamo, e poi qua c'è una persona molto interessata a te che ti vede un po' sulla difensiva. Vedo una chiamata in questa settimana col giudizio lì, vedi asso di spade di nuovo. Ti vedo aprirti, ti vedo stare bene, amicale. Vediamo questo blocco del mondo. Vedi il paggio di spade, non ti fidi tanto ad aprirti in questa settimana. Cioè, nel senso, stai sulle tue, esci, fai, apri e controlli e vagli. Un po' di mancanza di fiducia c'è al blocco, forse perché c'è una persona distante, quindi stai un po' sulla difensiva. O distante geograficamente o distante emozionalmente. Non so se sei tu a essere distante emozionalmente o questa persona. Io credo che sia tu. Solitamente questa è la tua energia. Vediamo un po' paggio di coppe e 9 di denari. Ah, ecco perché il 9 di spade l'avevamo anche al blocco. Non so se sei preoccupata perché una persona è un poco più egoista, un poco più immatura nel recente passato. Questa modalità di agire di questa persona ti ha creato un po' di preoccupazioni, o un po' di paure, o più immatura, o più piccola, o single, più piccola, non lo so, o più immatura. O un po' più egoista, diciamo, non ti fidi tanto, questo mi stanno dicendo.
Però qua c'è comunicazione per risolvere qualcosa, Vediamo, paggio di nuovo, paggio di coppe, il 9 di denari. Sì, 10 di bastoni. Questa situazione di questa persona, del comportamento o queste preoccupazioni hanno determinato una realtà pesante per te, quindi è come se avessi voluto tagliare questa situazione oppure stare un po' sulla difensiva, dedicarti ai tuoi amici, alle tue cose che ami, al tuo lavoro. Vediamo un po' questo imperatore. Quindi adesso 5-7 giorni, amore, cosa succede? L'imperatore. 5 di bastoni. Qua c'è una persona che l'energia di qualcuno che è molto concentrato su di sé e questo può generare tensione tra te e questa persona. Puoi essere tu o questa persona, oppure ci sono tensioni dovute a un po' di mancanza di fiducia per altre persone che ci sono in mezzo. Vediamo questo paggio di bastoni. Questo cos'è? Questo è il cavaliere di denari. Guarda, qua c'è una persona molto interessata a te e io vedo che ci sono delle priorità di natura lavorativa o priorità tue in cui tu ci vai cauta con questa persona. Mi spiego, oppure una persona che è già interessata a te e qua vedo delle priorità di natura lavorativa che possono generare un po' di tensione. Va bene? Vediamo questo paggio di spade. Il sole, però tutto sommato io qua vedo che soprattutto se è una persona nuova, la stai conoscendo da poco, il sole mi parla che nonostante un po' di tue remore ad aprirti o affidarti, il sole mi parla di una bella energia, anche in spagnolo si dice amistosa, amicale, mi spiego, soprattutto se sei single, una persona nuova, qua vedo che ci vai lenta, ci vai prudente, anche se è in lontananza questa persona, vedo che c'è una buona energia col sole. Il sole mi parla di felicità, di condivisione. E vediamo questa 2 di bastoni. Qua c'è la papessa, ci sei tu? Sì, ragazzi e ragazzi, avete un po' di remore vostri, un po' di dubbi vostri. C'è una bella energia, però state un po' a fare lo scanner, un po' sulla difensiva, perché comunque nutrite un po' di dubbi interni. Io qua vedo incontri, vedo l'energia che vi ho letto. Io credo che l'energia dell'imperatore sei tu anche, no? Che vuoi mantenere un po' le cose sotto controllo perché ci sono un po' di situazioni di cui magari non ti fidi tanto ad aprirti, ma per cosa tua, personale, e mantenendo un po' di remore tue. Infatti c'era come prima carta l'attesa, le comunicazioni ci sono, è un'attesa. Quindi, vedi Regina di Denari, qua di nuovo ci sei tu. Nel senso ti vedo riflessiva, prenderti il tuo tempo, godendo di questa chiacchierata o di questo momento di amicizia o di interesse nei tuoi confronti. Oppure, comunque sia, può essere una persona che lavora fuori o che ha molte cose da fare, questo può generare tensione. Però tutto sommato vedo una buona energia seppur tu non ti apri del tutto, che tra l'altro la porta dell'aria mi parlava proprio di questo. Con più comunicazione, schiarite e chiarimenti. Qua ci possono essere anche più persone coinvolte. E io ti dico che se ci sono più persone coinvolte tu non ti apri tanto all'inizio. E se ci sono più persone che tu per esempio conosci, vagli le cose, ok? Fatto sta che nelle persone che puoi conoscere tu hai un grande potere spirituale, questo te lo dico con la papessa. Però siccome la papessa è il numero 2, i 2 bastoni e 2 di bastoni, hai un po' di dubbi, i 2 sono la dualità, no? Sempre i dubbi. Credo che sia tu. Ok, vediamo un po'. Voglio vedere adesso, fare una specifica sull'energia di questo imperatore nei tuoi confronti. Sì, c'è 5 di spade, 5-5, c'è tensione con questa persona, o ci potrà essere in questa settimana. Forse dovuta a una persona che non si apre emozionalmente tanto, quindi tu non ti fidi tanto, puoi essere tu che non ti apri emozionalmente ancora, però questa persona dimostra interesse con te, te lo fa vedere nel tempo, interesse anche a esplorare nuovi orizzonti insieme a te. Il paggio di bastoni parla di energia sessuale, di energia creativa,
c'è una bella amicizia, ci può essere un po' di tensione con questa persona. O la tensione è tua, va bene? Vedi, qua c'è il 10 di coppe, forse tensione relative a membri della famiglia. O tensione relativa agli amici, o tensione relativa a maggiore disponibilità da parte dell'altra persona a aprirsi emozionalmente. Vediamo qual è la tua energia nei confronti di questo imperatore. Qua c'è un 2 di coppe. Da parte tua c'è la voglia di aprirsi a questa persona. E questa persona può essere un po' più indisponente per altre questioni, o è proprio cosa sua essere più legato alla parte più materiale della vita. Fatto sta, io qua ti dico, mostrerà questa persona interesse e amicizia, o interesse scusami, aria condizionata, mostrerà interesse, amicizia e voglia di stare bene insieme, seppur tu hai un po' di remore, ok? Quindi sia che sia una persona nuova, sia che sia una persona che tu già conosci, questa è la situazione. Vediamo un po' qual è, cosa ti dirà questa persona. Qua abbiamo forti segni di Acquario, Gemelli, Bilancia, l'ho detto, Ariete, Pesci, Leone, anche i segni di terra o ascendente Luna o Venere. Vediamo cosa ti dirà questo imperatore. Siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Vedo una persona risoluta qua. Una persona risoluta che vuole stare bene con te, ti chiama, c'è una rinascita per te nell'amore, una chiamata improvvisa da parte di una persona nuova o di questa persona. Siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Perché ti dice questo? Perché o a livello cosciente o a livello inconscio, se a livello inconscio te lo dico io, questa persona che si palesa come imperatore può essere anche una donna, e tu mi esci come papessa. L'imperatore e la papessa hanno un forte connubio. L'imperatore dà alla papessa il pragmatismo, la papessa dà all'imperatore la parte animica, spirituale. Ecco perché dice siamo una coppia sacra. Qua c'è consapevolezza di questa persona o a livello magari inconscio che insieme potete fare tanto. Ok? Questo mi esce. Vediamo cosa mi dice l'ultima carta di questi in amore. Qua c'è Re di Coppe. Sì, ragazze qua e ragazzi, c'è una persona che emozionalmente si apre a te seppur tu possa nutrire dei dubbi. Te l'ho detto qua già con la rinascita dell'amore. Abbiamo una persona che da che non si apriva emozionalmente, un po' di tempo però, magari alla fine di questa settimana o inizio della prossima, perché mi è uscito il Cavaliere di Denari, si inizia con un interesse e poi ci si apre emozionalmente. Quindi Re di Coppe parla di una persona che si apre emozionalmente. Va bene? Fate il lavoro sulle emozioni, ragazze mie, ragazzi, di magia pratica 1, 2 e 3, per favore, perché così la realtà vi cambia. Quindi c'è un Re di Coppe e 3 di Coppe, vedi, c'è una persona che si vuole aprire emozionalmente a te da che è potuto non farlo, se questo è il tuo caso. Ok, mettiamo adesso 3 oracoli di questi, girare in tondo, un nuovo ciclo, il vento cambia direzione. È tempo di andare. Forse qua si prevedono viaggi, spostamenti, avevamo il blocco del mondo che può essere anche la distanza, no? Qua si vuole chiudere un nuovo ciclo, si vuole aprire un nuovo ciclo, il vento cambia direzione, c'è un cambiamento, è tempo di andare, di lasciare vecchie situazioni e andare verso. Se sei per esempio in una relazione clandestina, questa persona sta pensando di lasciare la situazione familiare, oppure puoi essere tu che stai lasciare andare la situazione familiare. E qua vedo che questo si manifesta prima di tutto a livello emozionale, ti dichiara l'amore questa persona, mettiamo le due altre, sì, casa dolce casa, a suo tempo, col suo tempo, sì, pace. E qua vedo una situazione che può andare un po' più lenta, però alla fine c'è un perfetto equilibrio, va bene? Ok, ragazzi miei ragazzi, detto questo vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante. Andiamo a vedere un po' la situazione generale, vediamo dove si orientano il corpus principale di questa settimana dal 1 al 7 luglio e poi ci andiamo ad analizzare nei dettagli l'amore. Allora, vediamo dove si orientano,
da qua uscirà la faccenda più importante o le faccende, ok? E lo utilizzeremo anche nell'amore. Vediamo un po' qual è la carta di questa settimana. Hermes. Qua abbiamo energia e movimento. Hermes è la comunicazione e il dio Hermes è Mercurio. Quindi Mercurio ti verrà a trovare su più aspetti della tua vita. Comunicazione, anche guarigione, energia che circola, quindi l'energia che circola è anche l'energia vitale, che circola in movimento, questioni che erano magari stagnanti riprendono movimento o questioni in movimento. Vedo tanta energia, tanta comunicazione in questa settimana, energia che si muove. Andiamo a vedere su quali ambiti si focalizzano adesso nell'energia generale. Utilizziamo questi altri tarocchi della legge di attrazione, vediamo un po'. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi, di cosa ci parla questa energia in movimento di Hermes? Eventi principali di questa settimana. Vediamo. L'imperatore. La regina di bastoni. Il 3 di spade. Allora, qua mi stanno dicendo che c'è una situazione che riprende a circolare. Qua c'è stato un conflitto di interessi tra te e una persona. Conflitto di interessi che cosa vuol dire? Non solo interessi di natura, di varia natura. Allora, che tu sia uomo o donna, io ti metto come la regina di bastoni, ok? Quindi qua io vedo che una persona che ha molto in alto il tuo valore non è riuscita a starti dietro o non riesce a starti dietro. Una persona che è come se ci fosse una, come si può dire? O la stai già vivendo questa situazione in vari ambiti e poi tu la collochi dove ti risuona. Come se una persona, competizione, ecco questo volevo dire. Come se una persona fosse entrata, una persona che ha un'energia diversa dalla tua, una persona un po' più inflessibile, fosse entrata in competizione col tuo potere personale. Questo ha generato una chiusura o comunque una situazione di dolore o una situazione in cui gli dei sono venuti a trovarti in qualità di emozioni. Per alcuni di voi è come se gli dei sono venuti a trovarti affinché tu facessi un certo viaggio iniziatico con le emozioni. Qua tu sei molto potente, ti dico, con la regina di bastoni. La regina dei bastoni è quella che ha in mano la magia, la maga, e ci sono gli arconti, come diremmo, cioè le leggi, le norme, le istituzioni che vogliono occultare il tuo potere personale. Tale manifestazione l'hai potuta avere o da parte di una persona che voleva occultare il tuo potere personale, nel senso facendoti sentire non all'altezza di chi sei, ma sei una persona eccezionale con la regina dei bastoni. L'imperatore è colui che vuole il controllo, sono le leggi, la morale, il senso comune, è come se ci fosse un incriccamento in questa situazione affinché tu potessi credere in te stessa o in te stesso. C'è una situazione di questa natura qui, una persona non si è comportata bene con te. In questo senso, vedi dove ti risuona e in che ambito. Vediamone due altre, o può accadere in questa settimana. Sappi che questa è la motivazione, la competizione con te, oppure può essere successo già. Vediamo un po', due altre. Asso di spade, guarda Hermes, c'è lo stesso simbolo. Questa persona vuole comunicare con te. L'energia si sblocca, vuole comunicare con te questa persona in questa settimana. Per un inizio, tutti gli assi, come vi ho spiegato nel video degli arcani maggiori e minori, scusami, sono inizi. Qua un inizio che parla da una comunicazione, qualcosa che vuole rifiorire, un'altra. Però tu non sei soddisfatta di questa persona. Qua c'è una persona che vuole parlare con te per mettere ordine. 4 di spade, 3 di spade. Io credo che tu metterai un fine a una situazione di insoddisfazione emozionale che hai avuto con questa persona, che questa persona ti ha riportato in auge, questa insoddisfazione personale, perché tu sei unica o unico. E 4 di coppe e 3 di spade. Qua io credo che tu chiuda, anche se questa persona c'è una persona che cerca di recuperare o di parlarti secondo le sue leggi, secondo le sue norme.
però tu non credo ti apra in questa settimana, quindi energia e movimento, comunicazione, qua però io credo che sia sul lavoro, 8 di denari. Vediamo un po', energia positiva per te. Infatti la forza, e qua tu ti renderai conto di essere proprio forte e potente. La forza è anche la capacità, il coraggio, no? Di sentire le tue emozioni relative a questa sfiducia in te stessa o in te stesso che il destino ti manda affinché tu possa avere il coraggio di oltrepassare i limiti della mente e credere in te stessa o in te stesso. La forza mi parla di combattere e avere il coraggio di essere chi sei. La forza di dire no alle situazioni in cui il luogo comune si fa palese, il luogo comune che ti vuole schiava, che ti vuole schiavo, che ti vuole far sentire inadeguato. Per alcuni di voi si manifesta in ambito lavorativo questa cosa, per altre a livello emozionale, può essere anche una persona di interesse. Però voi dite basta, 3 di spade, 4 di coppe, siete insoddisfatti di questa sensazione laddove il mondo fuori ti fa vedere quello che non sei. Il mondo fuori non esiste. Sì, qua abbiamo l'asso di bastoni. Hai una forte energia vitale in questa settimana per rivendicare il tuo potere. Ok? Vediamo un po' l'energia negativa. Non ci credo, l'asso di bastoni nuovo. Non dai la possibilità a questa persona qui o a tutte le circostanze riguardanti il luogo comune che ti tolgono energia vitale. Prenderai un grande coraggio in questa settimana di dire basta a delle situazioni. Ecco perché energia è movimento. Basta a queste situazioni di insoddisfazione emozionale che ti sono generate dalla mente razionale e che quindi si palesano all'esterno con persone o circostanze che ritornano a parlarti queste emozioni tramite queste persone affinché tu abbi il coraggio di sentire le tue emozioni e rivendicare chi sei. È così, ragazze. Vediamo la forza al positivo. Sì, qua c'è un re di denari. Tu avrai il coraggio di far valere chi sei. Il re di denari mi parla anche nel lavoro, anche nelle tue attività lavorative con un capo, con qualcuno. Avrai il coraggio di rivendicare chi sei, di dire quello che non ti piace e quello che ti va bene. Assolutamente sì. O anche in altri ambiti, siamo a migliaia ragazze e ragazzi, quindi l'energia si sblocca in funzione di cosa? In funzione del fatto che integri le tue emozioni in qualità di dei e vedi negli altri la manifestazione del divino che vuole portarti a farti esprimere chi sei. Quindi c'è una persona che ti parla, tu dici no a delle circostanze di autosvalutazione, hai il coraggio di rivendicare i tuoi obiettivi, di andare incontro ai tuoi ideali e dire no con l'asso di bastoni a quelle circostanze o persone che non soddisfano la tua energia vitale. È così. Alcuni di voi dite no a un lavoro, dite sì a un altro. Chiudete con una situazione dove non venite valorizzate o valorizzati. Ok. Vediamo un po' quindi qual è il talento, come dire, l'espressione creativa o di coraggio che devi avere in questa situazione, in questa settimana. Con gli angeli, non ce lo facciamo? Vediamo. Sì, principio maschile, devi agire, guarda un po'. Nobiltà d'animo, eroismo, il coraggio. Devi agire in questa settimana, devi agire in funzione del coraggio personale, nel dire, cioè, io voglio questo e non voglio quest'altro. Principio, devi agire in questa settimana, vedo carte di movimento, in questo senso come ti ho descritto, d'accordo? E vedrete che andrete alla grande. Ok? Ok, ragazzi miei ragazzi, adesso passiamo all'amore. Allora, tenendo presente sempre l'immagine di Hermes, comunicazioni, Mercurio, ok. Andiamo a vedere nell'amore cosa accade, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno, ancora. Vediamo. Una carta guida sulla carta di Hermes. Cosa accade nell'amore alle mie ragazze e ai miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante o anche la seconda variante? Carta guida. La luna. Ci avete un po' di paure ragazze, un po' di turbe interiori?
La luna mi parla di un po' di emozioni contrastanti, anche di gelosia, un po' di situazioni un po' torbide a livello emozionale, no? Mm. Questa è la situazione, diciamo, di partenza, re di bastoni. Se forse siete insicure rispetto a una persona, o una persona vi genera gelosia, o una persona è gelosa, o una persona avete dei dubbi o delle preoccupazioni, delle ansietà rispetto a questo re di bastoni. Sì, perché qua c'è un 7 di bastoni. Forse avete litigato con una persona che ha messo dei limiti e questo sta generando... Oh, ci sono stati dei limiti con una persona, c'è uno stop e delle difese alte rispetto a una persona che vi genera ansietà. Forte energia dell'Ariete, Leone, Sagittario e Cancro. Vediamo che succede. Allora, amore. Amore, secondo mazzo. Abbiamo il 3 denari e il paggio di coppe. Io qua vedo un invito a cena, un invito a pranzo, inviti fuori. 3 denari, una persona che vuole fare dei piani insieme a te, paggio di coppe. Vedi, qua c'è una persona che ti bussa alla porta. Vedo inviti, cooperazioni, dei piani insieme. Vediamo un po'. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il paggio di coppe, 2 di bastoni, una persona che ti pensa molto, sceglie di agire. Il re di denari può essere una persona che ha delle responsabilità o lavora fuori, è una persona che ti ha pensato tanto. È comparso lo stesso re di denari di prima comunque. Vediamo. Sì, asso di bastoni. Qua c'è una persona che ti invita questa settimana. Vedo una persona di spessore qua. Possibile segno del Toro, Vergine, Capricorno, anche segni d'acqua. C'è una persona che ha l'impulso di chiamarti o l'impulso di invitarti fuori. 2 di bastoni mi parla di una persona che può averci pensato su che scelta fare e ti chiama o ti invita. O lavora fuori. O c'è una... Questo è il senso. Vediamo un po'. Allora, energia attuale nell'amore. Qua abbiamo il matto. Io ti vedo lasciarti andare alla vita, io ti vedo fluire agli eventi, alla vita. Il matto è colui che si lascia fluire, no? Verso la vita, verso gli eventi, quello che accade, senza aspettative, senza farsi aspettative, vivere nel qui ed ora. Vediamo, è possibile che tu abbia riniziato da zero nella tua vita relazionale e sentimentale. Vediamo il positivo. Al positivo abbiamo l'imperatrice, Ragazze mie, attenzione. Al positivo abbiamo l'imperatrice che mi parla di successo amoroso, quello che vuoi tu. Anche una persona che ti rispetta per come sei. Vediamo il blocco. 7 di denari. Sei stanca di attendere, hai perso un po' la pazienza forse. 7 denari al blocco, si stanca un po' di attendere, hai perso un po' la pazienza o la fiducia nei confronti dell'altro. È possibile che alcuni di voi stanno connettendo con una persona, con questo matto al centro, che può risultare anche come energia a specchio, no? Una persona che fa un po' il matto, cioè che non sa dove va, non sa dove viene, non sa che fa. Voi siete stanchi di questo, però qua c'è l'imperatrice. Cioè qualcosa cambia in modo radicale. Forte il segno dell'Ariete e del Toro. Vediamo che è successo qua. La giustizia e il paggio di denari. Io vedo che nel recente passato avete preso la decisione di dedicarvi al vostro lavoro, alle vostre cose. Adesso state aspettando la persona giusta, anche se siete un po' stanchi di attendere. Paggio di denari, la giustizia. Qua avete preso ferma risoluzione e decisione di dedicarvi alle vostre cose. Nell'amore state proprio lanciate, quello che succede succede, anche se avete perso un po' la pazienza rispetto alle persone, no? Prossimi 5-7 giorni, vediamo che succede. Paggio di bastoni, comunicazioni. Re di bastoni, beh, questo gli piace proprio questo. E il 6 denari. Allora,
Qua c'è una persona che a cui piaci tantissimo, a cui piaci da impazzire. Paggio di bastoni, re di bastoni, una persona che non si fa dire di no. E il 6 denari mi dice che è una persona che vuole intendersi con te, a tutti i costi. Una persona che vuole lottare per te con il re di bastoni, il paggio di bastoni, una persona a cui piaci da impazzire, te l'ho detto qua con l'imperatrice. E il 6 denari è una persona proprio che vuole intendersi con te, cioè venirti incontro, darti ciò che meriti. Tu sei stanca di aspettare persone che non ti danno ciò che meriti, tant'è che nel recente passato hai preso ferma risoluzione di dedicarti alle tue cose, tagliando con ciò che non serve più. Ti sei dedicata al nuovo. Quindi qua c'è questa persona. Ora, per le ragazze e i ragazzi che hanno già una persona ed erano un po' turbate da una situazione, avete perso un po' la pazienza, magari questa persona faceva un po' il matto, cioè vado, vengo, non so che voglio, ok. Qua c'è uno sblocco totale, c'è una persona che ti farà vedere quello che è disposta a fare. Caspita, che giro del destino! Ecco perché l'energia Hermes si muove, Andiamo a vedere quei mini tarocchi cosa ci confermano, cosa ci aggiungono. Qua abbiamo anche il segno di Ariete, Leone, Sagittario, i segni di fuoco sono molto forti. Bilancia, ok, bilancia. Va bene, vediamo un po'. Il matto, energia attuale. Il matto. Ah, vi ricordate che il re di bastoni l'avevamo qua? Lo sto ricordando adesso, vedi, il re di bastoni. Forse ci sono stati limiti o conflitti con questa persona. O io ti ho detto no, non mi va, ok, oppure questa persona ha messo confini rispetto a un incontro, vedi? Ma qua può essere la stessa persona, cioè che di punto in bianco ti fa vedere quello che riesce, cioè vuole fare per te. Vediamo il matto, energia attuale. Sì, la ruota del destino qua c'è. Il ruota del destino mi parla di cambi. Qua hai avuto un cambio ripartendo da zero. Qua abbiamo il re di denari. È possibile, molti vi siete lasciati alle spalle un'altra situazione. Cioè avviene un cambio. È venuto un cambio. O questa persona ha cambiato di punto in bianco carattere. Si è fatta il matto, cioè il pazzo. Vediamo energia positiva dell'imperatrice. 5 di coppe, assolutamente qua ragazze mie, se avete avuto un momento di sconforto emozionale non c'è più, perché il 5 di coppe è al positivo con l'imperatrice, cioè mi risali dalle ceneri, sì, assolutamente sì. E il 7 di denari al blocco, magari avete perso la pazienza con questa persona, questo è il senso, il 7 di denari al blocco. Paggio di spade, avete perso la pazienza o con questa persona o nell'amore non vi fidate. Avete perso la pazienza, non vi fidate o di questa persona oppure dell'amore in genere. Vediamo il paggio di denari e la giustizia. Che è successo qua? L'asso di bastoni. Fammi mettere un'altra. Mo ti dico, paggio di denari e la giustizia. 6 di coppe. Io vedo che qua che nel passato, allora per alcuni di voi avete recuperato la connessione con una persona che conoscevate bene, adesso volete ripartire da zero, la situazione è cambiata e vedrete questa persona, nonostante voi avete perso la pazienza rispetto a questa persona, che vi darà ciò che meritate, riuscendo ad andare oltre a tutto la sensazione di angoscia che vi ha dato, ok? Per molti di voi già nel recente passato, qualche giorno fa o settimane, avete ricontattato con questa persona, con questa energia di questa persona, oppure avete conosciuto una persona nuova, oppure vi siete dedicata allo sforzo, allo studio del vostro bambino interiore che vi ha permesso di vivervi la vita quotidianamente, aprirvi al nuovo nonostante un po' di mancanza di fiducia nei confronti dell'altro. Ok, vediamo questo paggio di bastoni. E il 3 di denari, guarda, l'avevamo al taglio il 3 di denari. Qua c'è una persona che vuole fare dei piani insieme a te, ti dice usciamo, che dici, facciamo questo, facciamo quest'altro.
La vedo cooperativa. Vediamo questo re di bastoni. La regina di spade. La vedo cooperativa questa persona, al tempo stesso tu gli fai uno scanner della testa ai piedi, che è regina di spade. Questa è una persona che sa cioè dove deve battere la cosa, cioè non si ferma proprio, non si ferma proprio, assolutamente. Vedi, 2 di spade, a te ti vedo un po' sulla difensiva perché c'avevi la luna. Vediamo il 6 di denari. 5 di denari. Questa persona viene, se avete litigato, perché qua c'è la stesa proprio per moltissimi di voi, con una persona con cui avete litigato, c'è tensione, una persona del carattere un po' particolare, ok? Allora, il 6 di denari mi parla di equilibrio, la voglia di intendersi, di venirsi incontro. Rispetto a cosa? Al 5 di denari, che è un'energia di carenza. Questa persona sa di aver sbagliato delle cose con te e vuole rimetterle a posto. Oppure, se è una persona nuova, io vedo che è una persona che non si arrende. Tu non ti apri tanto facilmente perché non ti fidi, sei stanca di aprirti ogni volta a rincombere in situazioni analoghe. Però questa persona non si arrende. Sì, non si arrende. Datemi un'altra sul 6 denari. La torre, vedi, è come se ti vedessi un po' restia o restio ad aprirti per vivere di nuovo situazioni di carenza. Però non si arrende questa persona, Che c'è dopo il 6 denari con questa? E l'8 di denari. Questa persona è disposta a impegnarsi di sacrosanto dovere per far funzionare le cose, per intendersi, cioè vuole spiegarti. Se è una persona nuova, è una persona che non si arrende. Io come ti vedo? Io ti vedo sulla difensiva a vedere che fa questo qua. Ok? Là, bene le mie ragazze e i miei ragazzi, vediamo che ti dice questo re di bastone, questo bastoncino Findus. Vediamo, vediamo che ti dice il re di bastoni. Può essere anche una signorina di regina, Allora, vediamo un po', re di bastoni, cos'è che ti confesserà con questa insistenza? Non riesce più a immaginare la sua vita senza di te, questo qua. Non riesco più a immaginare la mia vita senza di te. E te l'ho detto che insiste, guarda come si parlano poi. Vediamo ancora cosa ci confessi, bastoncino. Vediamo cosa ci confessi, bastoncino, vediamo. Ti penso anche quando sto con lei, sto impazzendo. Oh! Un applauso al bastoncino che sta con... non lo so, con un'insalatina, non lo so che mi sta venendo nella mente adesso. Allora, ti penso anche quando sto con lei, sto impazzendo. Questa carta è uscita per alcuni di voi che hanno questa persona con la quale voi avete un po', avete le vostre paure o avete i vostri dubbi, e questa persona sta con un'altra persona. Ok, io ti dico una cosa, in questa settimana questo qua non molla la presa. Non ce la fa. Questa persona, io non so, qua non mi dicono si lascia con un'altra persona, non mi dicono questo. Però io ti dico una cosa, in questa settimana tu saprai che questa persona è disposta a tutto, cioè l'imperatrice è qua, ma soprattutto sei tu che sei disposta a tutto per amarti e onorarti finché l'Eterno ti unirà. E secondo me qua alcuni di voi rispetto a questa carta con il matto qua vi siete messa alle spalle questa persona con la quale c'era un'altra relazione, c'aveva un'altra persona, ok. Infatti a blocco c'era un'altra persona, il paggio di spade con il 7 di denari, e tu ti eri stancata di attendere. Questa persona, io credo che te lo dirà in questa settimana, ti dirà che è disposta a lasciare l'altra situazione, 5 denari e la torre, e di far funzionare le cose con te. Io credo che te lo dirà, non so se lo fa in questa settimana però ti posso dire una cosa, per alcune l'ha già fatto questa cosa, perché c'è la giustizia qua nel passato. Insomma, avete l'imperatrice dalla vostra parte, quindi che vi devo dire? L'imperatrice quando esce al positivo c'è tutto quello che chiedi, tutto quello che meriti ti viene dato, ok. E poi questo mi sembra risoluto qua. Ok, vediamo un po' che cosa... L'ultima carta, qual è? Il 2 di denari. Sei tu che hai dei dubbi. Sei tu, ti vedo, sei tu che hai dei dubbi perché ci sei come regina di spade, anche se sei uomo, ripeto. Però allo stesso tempo questa persona, il 2 di denari, mi parla di bilanciare le cose.
si sforza, sei di denari, re di bastoni, nel mettere equilibrio, nell'intendersi con te, nel far funzionare le cose, 8 di denari, per bilanciare le cose. Vedi la temperanza, bilanciamento, sì, guarigione. Ok, va bene. Andiamo a vedere. Se ci fosse il nostro lui lei, gli darei le sculacciate al nostro lui. Ok. Le sculacciate al nostro lui non si può sentire. Va bene. Allora, vediamo cosa ti dice l'oracolo. Respirare, ti dicono respira, respira nel frattempo. Al mare, calma, karma. Respira al mare, sono carte di no, fluisci, non accelerare le cose, fluisci. E poi ci sarà una nuova vita. Guarda, ragazze mie e ragazzi, io ti dico una cosa, in questa settimana tu vedrai una nuova vita per te. Quale cose vengono messe in equilibrio a seconda delle circostanze descritte, ma quello che accomuna tutte le circostanze di cui vi ho parlato adesso è questa luna. La luna sono le tue emozioni, come vi ho spiegato negli ultimi 3 video, ma anche nel video dove parlo degli arcani maggiori della luna, no? Noi questa è una società che ha paura dell'anima, la luna è proprio l'anima che parla con le emozioni. Questa è una società che ha paura degli dei, ha paura delle emozioni che sono dei, che sono spiriti. Ok, quindi tu cosa fai? Tu integri delle tue emozioni in questa settimana a livello relazionale. Hermes mi parla anche della guarigione, energia in movimento. Al mare mi parla che tu proprio fluisci con le tue emozioni, fluisci. E ci sarà una nuova vita. Tale nuova vita ha a che fare con una persona qua. Prima di tutto il tuo potere personale di imperatrice, ripeto anche se sei uomo. Quindi ti viene dato ciò che proprio meriti. Te ne esci fuori da una situazione di 5 di coppe che è una situazione emozionalmente bassa. Ok. E ci sarà una nuova vita, sia che tu accetti questa persona nuova che insiste nonostante ti veda sulla difensiva, un po' di mancanza di fiducia, sia la proposta di questa persona di lasciare le situazioni che non hanno a che vedere col vostro rapporto e di stare con te. Là che li fate passare a questo. Va bene, benvenga tutto, ragazzi miei ragazzi. Detto questo, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. E noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la terza variante o anche la terza variante. Andiamo a vedere qual è la situazione generale in questa settimana e dove puntano l'attenzione, qual è il corpus principale di questa settimana. E poi andiamo ad analizzarci nel dettaglio l'amore, ok? Allora, andiamo a vedere terza variante, 1-7 luglio, la porta della terra. Questa è una carta che mi parla di stabilità. La porta della terra ha a che fare anche con i segni di terra, può essere un segno di terra, ti vedo molto concreta o concreto in questa settimana, molto pragmatica, e mi parla di situazioni che vanno sistemate bene, e mi parla di tranquillità, di prenderti il tuo tempo per fare delle cose, per decidere delle cose. Mi parla della giusta, del giusto approccio con calma alle cose, ok? Quindi anche un monito nel dirti prendi con calma le cose, non affrettare le cose. La terra, madre terra, ci insegna come fare, no? Quando tu pianti un semino, stai lì a curarlo, non scavi nella terra a rischio di evitare di vederlo germogliare, no? Quindi pianti qualcosa, ne prendi cura, ti prendi il tuo tempo. È una carta di grande stabilità, di grande radicamento e ti dà anche un suggerimento dicendoti ogni cosa che inizi prenditene cura e aspetta il tempo divino affinché le cose accadano, perché ogni cosa è già predisposta per te nella misura in cui riesci a immaginarla. Ok, vediamo un po' questa concretezza, questo radicamento, su cosa puntano l'attenzione in particolare. Allora, ci prendiamo questi. Vediamo un po', situazione generale. Vediamo.
6 di coppe, paggio di coppe e 4 di coppe. C'è qualcuno che conosci molto bene, può essere un'amica, un amico, una persona di interesse, che vuole parlarti, però tu sei un po' amareggiata o amareggiato, o sta succedendo adesso già e tu stai riflettendo con calma su che scelta fare, oppure succede in questa settimana. Una persona che conosci molto bene, possono essere, mi parlano anche di figli qua, magari i tuoi figli vogliono fare delle cose, ti propongono delle cose e tu sei un po' demotivata o amareggiata per qualcosa. Oppure una persona che conosci molto bene, mi può parlare di persona di interesse o di un'amica o di un amico, una persona che la conosci bene, sei di coppe, che ti vuole parlare o che ti parla, però ti vedo un po' demotivata, un po' demotivato, vedi il matto? O sei un po' demotivata rispetto ai tuoi figli che ti parlano però non hanno ancora consistenza in quello che vogliono fare, sei un po' demotivata, allora ci pensi. Oppure qua una persona di tuo interesse, una persona che conosci molto bene, ti vuole parlare però tu sei un po' amareggiata o comunque sia non ti va di parlare con questa persona. O perché questa persona ha fatto un po' il matto, proprio vado, vengo, ti ricontatta però tu... Oppure perché tu hai voltato pagina rispetto a questa persona. Vediamo un po' due altre. Sì, 7 di bastoni. Cavaliere di coppe. Qua c'è una persona, chiaramente mi possono certamente parlare di una persona di interesse che ti contatta, che vuole superare dei limiti con te, delle barriere che sono state messe, magari per immaturità da parte di questa persona, può succedere già mentre stai guardando, e cercherà col Cavaliere di coppe di aprirsi emozionalmente a te, di dichiararti, di fare un movimento d'amore. Io vedo che sei un po' demotivata o demotivato. Però c'è questo evento in questa settimana, tant'è che la Porta della Terra mi parla di che te la prendi con calma. C'è una volontà da parte di questa persona di superare dei limiti che sono stati messi. Vediamo un po', poi l'amore ci analizziamo dopo. Vediamo la carta positiva per te in questa settimana. Infatti il 3 di spade. Qua c'è una persona che non si è comportata bene o con la quale c'è stata o c'è una chiusura, che si apre, che ti contatta, che ti vuole dire qualcosa, però io non credo che tu sia tanto disponibile. 8 di bastoni, vedi, ti contatta per sanare una cosa, qualcosa, o una persona del passato che ti ricontatta. Vediamo energia negativa. Cavallo di bastoni. Allora, è una notizia all'improvviso che arriva a questa persona, però tu non te l'aspetti. Questa persona cercherà di farsi avanti. È una persona che conosci molto bene del tuo passato, lo fa all'improvviso, forse sei demotivata per un carattere impulsivo di questa persona. Ripeto, può anche essere un amico o un'amica speciale o anche dei figli che impulsivamente ti dicono qualcosa, vogliono superare dei limiti tra te e loro, tra te e lei, tra te e lui. È come se però tu fossi un po' demotivata. Qua c'è l'imperatrice, se è una persona di interesse, questa persona con il suo comportamento di vai e vieni, di fare un po' il matto, non ti ha dato ciò che meritavi. Quindi io credo che non so se lo accetti questa cosa. Energia positiva, 3 di spade. Gli amanti, vedi, sì, mi parla d'amore. Per molti di voi fate la scelta di dire no, vedi, no, la morte. Ti ricontatta una persona che conosci molto bene, con la quale ci sono stati dei limiti, che ha fatto un po' il pazzo, la pazza. Tu, secondo me, dici no in questa settimana, pensi alla concretezza, a cose più concrete, questo mi dicono. E mettono il focus, non mettono il focus sul lavoro in questa settimana, in questa variante. Dicono che questo è il principale evento che ti avvicina alla missione dell'anima, quindi rispetto alla connessione con le tue emozioni, rispetto al radicamento in te, a sentirti radicata a madre terra e quindi alle tue emozioni. Vediamo un po' come affrontare questo. Cosa ci dicono i Sefirion? Riposo, quiete, il sogno ispira, dormici su. Dormici su, tant'è che la Porta della Terra già era una carta di tranquillità, no? Che prefigurava il fatto che tu ci avresti pensato su.
Dormici su, il sogno ispira. Allora tu quando ti addormenti chiedi al tuo sé superiore di indicarti la via, ma soprattutto di questa frase: mio sé superiore, mio sposo celeste o sposa celeste, ti prego, questa notte accompagnami nel regno sotterraneo, in quegli anfratti della mia psiche dove posso rinsaldare il mio rapporto con te. Aprimi la via, aprimi la strada. Dormici su e vedrai quello che sarà ti ispirerà. D'accordo? Ok, adesso ci andiamo ad analizzare proprio l'amore nel dettaglio. Allora, andiamo a vedere l'amore nel dettaglio. Abbiamo visto nella prima parte che mettono l'attenzione su una situazione emozionale. Ok, vediamo. Nell'amore, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno, energia attuale nell'amore, scusami, carta guida nell'amore. Abbiamo visto la porta della terra, qua che prendi con calma le cose. Carta guida sull'amore per te. 9 di coppe, infatti ti vedo stare bene con te stessa o con te stesso. 9 di coppe mi parla di un'energia di soddisfazione personale, di energia autonoma, no? Che non include altri, cioè sto bene con me stessa, sto bene con me stesso, penso alle mie cose, energia autonoma. La temperanza, vedo che qua guarisci te stessa, te stesso, le tue emozioni fluiscono. Vedo energia di tranquillità e di serenità per te in questo momento a livello emozionale. Vediamo cosa ci dicono. Amore, terza variante dal 1 al 7 luglio. Sì, asso di spade, 9 di denari, ti vedo molto concentrata sul tuo benessere personale, il tuo lavoro, il tuo denaro, il tuo accrescimento personale, la chiarezza, asso di spade nel stare bene con te stesso o con te stesso primariamente. Vediamo, energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Allora, qua abbiamo 9 di denari, cavallo di bastoni, gli amanti, 7 di spade e il 10 di denari. Arriva una persona 100% in questa settimana, cavallo di bastoni, 9 di denari, però vedo che non gli fai tanto caso. C'è una persona di gli amanti, una persona magari di cui tu non ti sei fidata, non ti fidi tanto o non ti fidi dell'amore. Forse il segno del gemelli, Ariete, Leone, Sagittario, Vergine. Qua c'è una persona in questa settimana. Vediamo un po'. Energia attuale dell'amore. E infatti ti vedo introspettiva o introspettivo, la sacerdotessa. Ti vedo lavorare con la legge spirituale, ti vedo lavorare su di te, avere una grande maestria personale, un grande potere personale per realizzare tutti i tuoi progetti. In amore la sacerdotessa mi dice che sei introspettiva o introspettivo, più che estroverso, introverso. Puoi avere dei dubbi sulle tue cose, a livello relazionale. Vediamo al positivo cosa succede. Cavaliere di denari al positivo, tutto ciò che arriva a livello emozionale te la prendi con calma. Il cavaliere di denari è una persona che va un po' più lenta, ma è anche la tua energia che va un po' più lenta rispetto alla persona che può arrivare verso di te. Il fatto che vada un po' più lenta l'energia, sono carte introspettive un po' più lente, significa che è buono, perché il cavaliere di denari che è un po' più lento sta al tuo positivo. Il blocco qual è? L'asso di coppe è proprio l'amore al blocco, non sai se dare o meno un'opportunità a una persona. Vediamo il passato, il giudizio. Il 9 di coppe si ripete. Quando le carte si ripetono vuol dire che vogliono sottolineare il messaggio. Nel recente passato hai preso ferma risoluzione e decisione che volevi stare bene con te stessa o con te stesso primariamente, prima di tutto, e quindi ti sei dedicato al tuo benessere personale. Ora, l'amore al blocco, l'asso di coppe è proprio l'amore, quindi può arrivare una persona, però l'amore al blocco. O una persona del tuo passato che rifiuti l'opzione, oppure adesso andiamo a vedere, prossimi 5-7 giorni. Amore. Il mondo, nuova tappa.
Sì, l'asso di bastoni, qualcuno arriva. Però tu, l'otto di spade, ti vedo un po' bloccata. Arriva una persona, asso di bastoni, può essere una persona nuova 100%, la comunicazione su internet è ben aspettata, il mondo l'asso di bastoni, una persona che dimostra interesse nei tuoi confronti. L'otto di spade ti vedo un po' sulle tue perché stai più introspettiva, più introversa o introverso che estroversa, mi spiego? Tant'è che la carta La porta della terra già ce lo prefigurava che le cose te le prendi con calma. Ti vedo andare bene nel tuo lavoro, nelle tue cose, qua tutto procede, mi dicono. Nell'amore c'è questa persona. Può essere una persona nuova, 100%, però ti vedo un po' otto di spade, non sai che fare. O può essere che arriva una persona del tuo passato, quella che ti ho detto prima, giudizio la sacerdotessa, però ti vedo bloccata, non saper cosa scegliere, te la prendi con calma qui. Vediamo 8 di spade che c'è dopo. Sì, il 4 di denari mi dicono, mi confermano che tu stai sulle tue. Se è una persona nuova che ti mostra interesse sui social o ti comunica interesse, tu non ti apri tanto. Non ti apri tanto in questa settimana. Se è una persona che già conosci del tuo passato, stessa cosa, vedo che ti scrive qualcosa sui social o su internet, però tu non ti apri tanto, te la prendi con calma. Ok, però l'opportunità c'è. Ok, vediamo un po'. Vediamo un po' cosa ci aggiungono i mini tarocchi o cosa ci confermano. Allora, la sacerdotessa, energia attuale. 10 di spade. Stai elaborando una vecchia tappa di dolore, stai elaborando questo con la sacerdotessa al centro, con la legge spirituale, con i video che vi faccio studiare e praticare. Sì, ti stai mettendo alle spalle una situazione di una chiusura o di una situazione emozionale difficile. Cavaliere di denari al positivo. 7 di coppe. Qua ci puoi avere più opzioni, va bene? Ma vedo che sei anche concentrata su più ambiti o concentrato su più ambiti della tua vita a cui stai dando un senso. Sì, vedo che c'è un po' di confusione a livello sentimentale che schiarirai in questa settimana. O puoi avere delle opzioni che te la prendi con calma. Vediamo l'asso di coppe al blocco. Il 10 di bastoni. Non ce la fai ancora ad aprirti all'altra persona perché stai lavorando su di te rispetto alle delle chiusure emozionali antecedenti, mi spiego? Vedi di nuovo l'asso di coppe, non ti vedo aprirti all'amore in questa settimana, ma soprattutto aprirti, cioè l'amore verso l'altro in qualità di altra persona, non farci tanto caso all'altra persona fuori, ma soprattutto interna, energia interna, che è la cosa migliore quando stiamo elaborando le nostre emozioni, tant'è che ti vedo bene. 9 di coppe, giudizio, passato. 3 di spade, qua c'è stato un blocco o una chiusura. O hai elaborato blocchi e chiusure del tuo karma a livello relazionale. Un'altra 9 di coppe, giudizio. Questo è il cavaliere di spade. Hai messo un po' di limiti rispetto all'altro fuori da te. C'è stata magari una chiusura repentina con qualcuno che ti ha fatto prendere ferma risoluzione del fatto che volevi dedicarti a te stesso, a te stesso. Vediamo un po', o energia di andirivieni di qualcuno che ti ha dato dolore. Vediamo il mondo, questa nuova tappa. 7 di denari, sì, ti vedo attendere qui, attendere. Asso di bastoni. 6 di denari. Qua c'è ti vedo soprattutto, allora qua c'è un'opportunità con qualcuno che dimostra interesse nei tuoi confronti anche con un like, con qualcosa piccola di questo natura, interesse. Il 6 denari però a te ti vedo prendertela con calma, concentrata sul tuo lavoro, sulle tue cose, vedo che va tutto bene. Vediamo l'8 di spade. 8 di spade, 8 di spade, non ti muovi in questa settimana. Le carte si confermano, hai necessità di fare un lavoro introspettivo che farai egregiamente, perché vedo la porta della terra e 9 di coppe. E 4 di denari. E il cavaliere di denari, sì, allora l'opportunità c'è, ma soprattutto ti vedo
concentrata sulle tue cose che vanno molto bene a livello di denaro, a livello di lavoro. Il 9 di denari qui già ce lo prefigurava, e ci prefigurava anche un'altra persona che ha un impulso nei tuoi confronti, ok? Quindi ragazze mie, ragazzi, io vedo un grande lavoro spirituale in questa settimana che si riversa a livello creativo nell'ambito lavorativo o nell'ambito, in altri ambiti, insomma. Vedo che a livello lavorativo sarai una persona che ha sviluppato nuovi talenti e capacità, e ti darai anche in tal senso, portando anche equilibrio in quelle zone delle altre tue attività anche lavorative e creative che avevano necessità di un impulso vitale. Ok. Vediamo un po' qual è il succo di questo asso di bastoni, di questo cavaliere di denari. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Tu sei l'amore. Allora, qua c'è una persona che vede in te la concretezza dell'amore. Perché questo? Perché tu con la papessa qua che stai lavorando con la legge spirituale e con i video magia pratica 1, 2 e 3, non è vero? Rispondiamo in coro, sì, ok. Tu dandoti alle tue emozioni ti stai dando all'amore, dandoti alle tue emozioni, con la papessa che lavora con la legge spirituale. Quindi gli altri cosa percepiscono di te? Che tu sei l'amore, stai incarnando l'amore. Ok, un'altra. Vuoi la verità? La verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami. Allora, qua c'è una persona che non si è sentita degna o non si sente degna del tuo amore. Qua c'è la papessa, ricordiamo, una grande personalità, e qua abbiamo un asso di bastoni col cavaliere dei denari, qualcuno che si sente un po' più inferiore a questa papessa. Quindi qua abbiamo persone che si sono sentite inferiori a te nel passato, e quindi a livello karmico ti rientra, ti arriva una persona qua con la quale tu piano piano puoi iniziare a sentire il tuo valore a livello energetico. In questa settimana non vedo particolari incontri, ve lo dico, però a livello energetico noi sappiamo di leggere prima il sottile che si manifesta poi nella realtà fisica. Qui c'è una persona che ti chiede perdono di quello che è successo, 3 di spade, cavaliere di spade. Tu hai imparato da questa situazione perché hai accolto e stai accogliendo le tue emozioni. La persona nuova che può arrivare, tu hai chiuso con questa situazione del passato, è una persona che dimostrerà interesse in te e vedrà l'amore in te, ma tu te la prendi con calma. È come se in questo momento sei tu che stai scappando, sono scappato dall'amore di condivisione con l'altro, ma stai facendo l'amore con te stessa, con le tue emozioni. Ok. Vediamo adesso l'ultima carta, che cosa ti dice in amore. Qua abbiamo forti segni di terra e del pesci, dell'acquario, che è anche ascendente, luna o Venere. Vediamo l'ultima carta in amore. Sì, l'8 di coppe, mi confermano che arriva un cambio emozionale per te. Questo cambio emozionale ha a che fare con quello che abbiamo visto. Vediamo cosa c'è, perché l'8 di coppe. Il matto, assolutamente. Qua ti ridai alla vita, ti ridai al mondo, inizi a godere della vita. Alla fine proprio di questa settimana che arriverà questo impulso con l'asso di bastoni e la voglia di fare, di essere rispetto a questa situazione introspettiva. Ti vedo aprirti al nuovo, aprirti alle possibilità, ricominciare da zero, con una nuova consapevolezza, con il matto, ok? E qua abbiamo il cavaliere di coppe, una persona che si apre emozionalmente a te, però alla fine di questa settimana, credo. E però tu ci vai un po' più cauta, mi spiego? Ok. Vediamo cosa ti dice l'ultimo oracolo. Messaggio una bottiglia, vedi c'è un messaggio, te l'ho detto qui, Il vento cambia direzione. Tic tac, sì. Allora, qua io vedo messaggio e comunicazioni. Il vento cambia direzione, c'è un cambio in funzione di questo messaggio, di questa connessione. Tic tac, in questo caso mi dice sei tu che te la prendi con calma. Però arriva in questa settimana, d'accordo? Ok, ragazzi miei ragazzi, detto questo vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, un inno alla vostra maestria interiore. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.